Adesso mi occupo di creare tutta una serie di piani il più vicino possibili alla superficie ultima, in modo tale che poi quando debbo prendere il punto sono più vicino, no? E quindi sembra quasi incartata là davanti da una serie di poligoni. In poche parole sto a carissimo mio, come si dice. Non c'è un momento della scultura in cui non fai polvere. Dopo un po' non la vedi più, però sei un produttore di polvere. A Milano che è successo? Abbiamo esposto una nuova opera. Sta lì. Non è successo niente di speciale. È una mostra. Come se ne fanno tante, come se ne faranno tante. Diciamo la cosa rilevante è quella di imparare qualcosa, no? Hai la possibilità di cogliere gli sguardi degli altri e magari ti capita di intercettare qualcosa nella quale ti riconosci, puoi capire qualcosa di più, anche sul motivo per cui hai fatto determinati gesti. C'è da dire, insomma, che l'Ambrosiana è un miracolo, è una meraviglia assoluta, quindi di conseguenza più scuola di quella, entrare in punta di piedi, essere invitato a sbilanciarti, no? In un'associazione del genere. Quindi io sono uno che figurati si tira mai indietro, quindi fai e basta, no? Cioè mi invento sempre delle tecniche nuove, sai, perché sennò ti potresti mettere a prendere 200 milioni di punti, però c'è sempre un modo per riuscire a massimizzare, ad ottimizzare. In fondo se sei abbandonato a te stesso devi un po' farti frullare il cervello per riuscire ad essere un pochino più performante, veloce. Canova c'aveva Antonio, Giovanni, Francesco, capito? Che erano un laser in qualche modo. Domani, quando ci avrò Antonio, Giovanni e Francesco, io arriverò quando non so come e non so perché il piano è già fatto. Uno non si deve dimenticare che tutto questo sforzo è fatto anche di momenti di gioia. E i momenti di gioia dove stanno per me? I momenti di gioia stanno quando arrivo a, diciamo, 2 centimetri, no? E inizio ad unire quei punti. Tutto quello che avviene prima di bello, se c'è qualcosa di bello, è soltanto quello che avviene nella mia testa, i pensieri, i viaggi che mi faccio, le cose che immagino e che mi aiutano, no? I progetti che si concretizzano e prendono forma nella mia testa. Quella è una parte della meraviglia del lavoro durante il lavoro dozzinale. Scolpisco parti che qui sul modello non ci sono, no? Invento delle cose. Allora mi devo sbrigare ad arrivare a quel punto perché è anche lì che imparo, perché è una cosa che non ho mai fatto. E invece a tagliare sono bravo. Perché? Perché è una cosa ripetitiva, l'ho fatta 4 milioni di volte, ma quel muscolo in tensione in quel modo no. E per arrivare a fare quel muscolo in tensione c'ho bisogno di un mese di tagli inutili. E allora faceva bene Bernini che li delegava, faceva bene Canova che li delegava, facevano bene tutti quelli che hanno delegato quella parte. Se tu sei abituato all'esercizio della creatività e sei in ascolto rispetto alle intuizioni, no? Che sono una cosa preziosissima,
e dai voce a quelle intuizioni, e allora poi c'è il problema opposto, ovvero che devi imparare a fare selezione tra quelle meravigliose intuizioni al fine di selezionare quelle poche per le quali vale la pena dedicare il tuo tempo, che è il tuo asset più importante, perché non te lo puoi comprare, non ti ritorna. Quindi poi la creazione dell'opera d'arte è questo, è un atteggiamento di lettura rispetto ad un carattere intuitivo. È nel fare che io mi sento realizzato, quindi se non traduco, se non soffro, se non patisco, no? Io non faccio realmente esperienza, non la risolvo quel desiderio di esperienza, perché è nel fare che c'è il senso del mio esistere, ok? Grazie. Cosa ne pensa Maria Teresa Benedetti della Tavi? Ma io non le... sai, non è che parliamo troppo delle mie opere con Maria Teresa, eh? Anzi, quasi mai, devo dire la verità. Io quando l'ho conosciuta ero un ragazzino, cioè avere di fronte una persona che apre bocca e quello che esce è qualcosa che potrebbe, no, essere preso di sana pianta, no, e tradotto in un libro stampato, rimane a bocca aperta e continua ad essere così alla veneranda età di 96 anni. È un genio. Anche la creatività ha bisogno di essere nutrita, ti stanchi perché la stanchezza viene, non è che proprio nel giro di 2 mesi di tac tac tac, perché poi gli viene pure male. Ma lui ci riuscirà a questo, se ci si è messo, vuol dire che insomma vuol dire che ha in mente di ottenere un risultato, no? Assolutamente sì. Questo è anche un omaggio in qualche modo al femminile che insomma è stato tanto sacrificato. Se pensi, non so, che anche le artiste non riuscivano a praticare le accademie di belle arti, c'era proprio il divieto. Lui ha fatto questo e le sue giustificazioni le darà, no? Certo. Le ragioni per cui ha Certo. deciso di mettere una donna non è un capriccetto. No, certo. Appunto. Lui ha deciso che insomma appunto ci può essere anche una femminilità che è in grado di rivelarsi. La bellezza femminile non le viene, sì, è diversa, c'è anche la bellezza maschile, ma insomma quella femminile è più diretta, più facile, più godibile. Ha faticato perché non è che non sono 10-15 anni che mi fatica, I risultati ci sono, no? Questo fatto di dire no, non è quello che mi interessa, non voglio copiare gli antichi, non voglio rifarmi alla classicità in senso stretto. E lui proponeva sempre delle cose che erano legate al linguaggio della tradizione. Lui quello dall'opera lo sa adoperare perché dopo scolpisce con molta intelligenza, con cura, con bravura, e quindi questo è importante. Questa è un'opera da mettere in un nuovo punto. Secondo me anche. Non è da mettere in un museo, così. No.